Una buona domenica a tutti. 2 domeniche fa l'Evangelista Luca ci ha presentato Gesù a Nazaret e ricordiamo che quella visita non era stata un successo. Lo stimavano, gli volevano bene, ma quando nella sinagoga ha messo in chiaro il programma che era deciso a portare a compimento, lo hanno cacciato via. Avevano avuto la conferma che le voci che i rabbini avevano messo in giro sul suo conto non erano senza fondamento. Lui andava predicando e annunciando un Dio che amava non solo i figli di Abramo, ma tutti gli uomini gratuitamente, indistintamente, e questa era chiaramente un'eresia per i tradizionalisti di Nazaret, i quali avevano imparato nella catechesi che le benedizioni di Dio erano riservate ai figli di Abramo. È stato cacciato via e Gesù è tornato a Cafarnao, dove da tempo aveva già stabilito la sua residenza nella casa di Pietro. E lì ha ricominciato a predicare e a curare i malati. Oggi viene raccontato nel brano evangelico un episodio che è ambientato lungo le rive del lago di Galilea. E siccome praticamente tutti e 3 gli anni della vita pubblica Gesù li ha trascorsi attorno a questo lago, credo che valga la pena spendere 2 parole per presentarlo. Sullo sfondo ho messo una foto presa dal satellite. Vedete il Mar Mediterraneo, nella Bibbia è chiamato Yam Gadol, il mare grande, e poi il lago di Galilea, la cui bellezza dipende dal fatto che sembra un nido in mezzo alle montagne. Vedete sullo sfondo il Mar Morto e fra il lago di Galilea e il Mar Morto scorre il fiume Giordano. Come si chiamava questo lago? Troviamo nella Bibbia tanti nomi e anche nei Vangeli. Li ricordiamo, il più antico è Kinneret, che deriva dal termine kinnor ebraico, che significa arpa. Difatti questo lago ha proprio la forma di arpa. C'era una città che si chiamava Kinneret, sorgeva su una collinetta a 3 chilometri da Cafarnao, a occidente di Cafarnao. Era importante, pertanto è vero che è ricordata nei documenti egiziani, si trovava anche a protezione della strada che poi conduceva verso l'Oriente. Da questo nome Kinneret deriva il nome attuale anche, lago di Genesaret, ma poi è chiamato anche lago di Galilea, lago di Tiberiade, quando è stata fondata la città di Tiberiade da Erode Antipa. Si trova questo lago a 200 metri sotto il livello del mare, è lungo 21 chilometri, la larghezza massima 15 chilometri, profondità massima 45-50 metri. Lungo le sponde di questo lago ci sono 3 pianure fertilissime perché c'è il clima tropicale. Oggi si fanno almeno 2 raccolti all'anno in queste 3 pianure. Una è quella che si trova all'estremo nord dove sorge Betsaida, poi a occidente del lago c'è la pianura fertilissima di Genesaret, dove oggi c'è un kibbutz, e poi una terza pianura giù a sud a Degania, dove è sorto il primo kibbutz a inizio del 1900. Le acque di questo lago sono calme, belle, non ci sono burrasche su questo lago, ma nella letteratura rabbinica è presentato anche con le caratteristiche del mare ed è scritto come l'abisso profondo, oscuro, simbolo del caos primordiale dove tutto è confuso, dove è impossibile la vita. Ricordiamo il caos prima che Dio iniziasse la creazione separando la luce dalle tenebre, l'acqua, le acque dalle acque e poi l'acqua dalla terraferma. Ecco, questo mare di Galilea nella letteratura rabbinica assume anche questi connotati di mare e quindi sede delle forze del male, dell'impurità, delle forze demoniache, e quindi
Non ci si meraviglia che quando Gesù scaccia l'impurità dalla terra pagana, e questa impurità finisca nei porci, che è l'animale immondo, e questi finiscano a casa loro nel mare. Facciamo attenzione a questo simbolismo del laghetto, perché di laghetto si tratta, quando è chiamato mare, perché se noi prendiamo come cronaca certi episodi, noi non capiamo più niente. Quando è chiamato mare, ha un messaggio teologico, ha un simbolismo biblico, il riferimento che fanno gli evangelisti. Vogliamo richiamare anche alcune città che sorgevano lungo queste rive e teniamo presente che al tempo di Gesù le rive di questo lago erano molto più popolate di oggi. C'erano villaggi ovunque attorno a questo lago, anche perché è pescosissimo e poi ci sono queste pianure fertili, acqua abbondante. Ricordiamo Tiberiade, la vedete, è stata fondata dal re Erode Antipa e l'ha chiamata Tiberio in onore del potente di turno, poi Magdala, poi, città molto importanti, Cafarno, è dove Gesù ha stabilito la sua residenza. A un 3 chilometri da Cafarno, un po' più a nord, più in alto, c'è Corazin, e poi Betsaida, da dove venivano ben 5 apostoli, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e Filippo. Pietro e Andrea avevano lasciato la loro città natale e si erano stabiliti a Cafarno. Vedete anche Gergesa. Questa città si trovava a oriente del lago e quindi in terra pagana, non era la terra santa quella, e quindi quando Gesù arriva in questa terra pagana non c'è da meravigliarsi che la sua parola scacci l'impurità, scacci quei demoni che disumanizzano. Stiamo attenti quando si parla di questo mare al linguaggio teologico e alle immagini bibliche, altrimenti rischiamo di fare confusioni e non cogliere il messaggio che l'Evangelista ci vuole comunicare. Sentiamo adesso cosa ci racconta Luca. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Entrò in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. La scena è stata composta con cura da Luca ed è preziosa in ogni suo dettaglio. Vediamo di ricostruirla. C'è Gesù che è attorniato dalla folla che è in ascolto del suo annuncio, della sua parola. Troviamo sempre Gesù circondato dalla gente quando annuncia il Vangelo e non c'è da meravigliarsi, perché noi siamo fatti bene, siamo fatti proprio bisognosi di questa parola, coscientemente o no. Tutti gli uomini sentono profondo nel loro cuore il bisogno della parola del Vangelo, l'unica che colma davvero di senso la nostra vita. Potremmo allora anche chiederci come mai oggi attorno a noi predicatori non c'è questa ressa di gente per ascoltare la parola che annunciamo. Forse perché non corrisponde perfettamente a quella del Maestro o non è annunciata con la stessa convinzione, con lo stesso amore. E adesso c'è una seconda scena. Gesù vede lontano 2 barche accostate alla sponda e dei pescatori. Ci verrà detto dopo chi sono. Si tratta di 2 coppie di fratelli che lavorano in società. Sono scesi dalle barche un giorno feriale
e sono intenti al loro lavoro, stanno ripulendo le reti, che è il lavoro più noioso. La maggior parte della giornata dei pescatori del lago di Tiberiade era dedicata alla pulizia delle reti. Quindi sono anche di cattivo umore perché ci verrà detto che non hanno pescato nulla durante la notte. Chi sono costoro? Sono già dei discepoli. Li conosciamo, Gesù ha curato la suocera di Pietro, è ospite nella casa di Pietro. Ma non basta essere discepoli, no? Non appartengono alle folle, sono staccati dalle folle, conoscono già Gesù. A Gesù non basta avere dei discepoli. Il discepolo viene da discere, imparare. Uno apprende la lezione dal maestro e si impegna a incarnarla nella propria vita. Questo a Gesù non basta ed è il messaggio centrale del Vangelo di oggi. Che cosa fa Gesù adesso con questo gruppo di discepoli? Va da loro, entra nella barca di Simone e lo prega di allontanarsi di nuovo un poco da terra. Notiamo che Luca comincia a mettere in risalto la figura di Pietro. È la barca di Pietro e questo Pietro mette a disposizione la barca affinché Gesù possa annunciare il suo Vangelo in tutta la sua opera. Luca, quindi nel Vangelo e poi negli Atti, quando presenta la vita della comunità cristiana, metterà in risalto che è sempre Pietro che entra in scena nei momenti in cui si devono fare delle scelte e prendere decisioni importanti. Sarà lui ad assumersi la responsabilità ultima, ha una missione importante Pietro da svolgere. Ed è la barca in cui è presente Pietro, quella dalla quale Gesù annuncia anche oggi il suo Vangelo. Quella barca, cominciamo già a capire che simbolo rappresenta, è la comunità cristiana. Difatti, Gesù si siede su questa barca e comincia a parlare alle folle. Come cronaca non si tratta di un quadro realistico. Basti pensare quanto sia scomodo parlare da una barca traballante a una grande folla. Quando accompagnavo gruppi là a Tabga, io facevo osservare questa scena, quindi l'impossibilità di parlare a una grande folla da una barca. È impossibile. La scena è una parabola. Vuole dirci che cosa accade nella comunità cristiana dalla quale esce la parola del Maestro che deve raggiungere l'umanità intera, la grande folla. Pietro quindi comincia a essere coinvolto in questo annuncio. E che cosa fa? In questo momento lui non annuncia la parola ancora, ma mette a disposizione la sua barca e qui ci può essere un messaggio molto pratico e molto attuale. Qualcosa di simile può realizzarsi anche oggi. Che Gesù ci chieda di mettere a disposizione qualcosa della nostra vita affinché il suo Vangelo possa essere annunciato. Sono tanti coloro che oggi mettono per esempio a disposizione di gruppi biblici un ambiente della loro casa affinché sorelle e fratelli possano ritrovarsi per riflettere sulla parola di Dio. Pietro ha messo a disposizione la sua barca, anche oggi. Il vero discepolo è chiamato a mettere a disposizione qualcosa se crede realmente nell'importanza che al mondo giunga la parola del Maestro. E sentiamo adesso che cosa accade quando Gesù conclude la predicazione che fa dalla barca di Pietro. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone:
va di nuovo verso il profondo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma se me lo chiedi tu, getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci che le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Non chiediamoci se Gesù ha compiuto un miracolo. Al massimo si tratterebbe di un fatto strano, non di un miracolo. È una parabola che Luca ci sta raccontando. Vediamo allora di capire che cosa ci vuole comunicare. Notiamo come di nuovo mette in risalto la figura di Pietro, che ha un compito particolare da svolgere che gli è affidato dal maestro. Simone, conduci la barca verso il largo dove le acque sono oscure, profonde. È lì che da questa barca voi dovrete pescare. La barca naturalmente è la comunità cristiana. E quale missione deve svolgere Pietro? Credo possa essere sintetizzata nelle parole che gli rivolge Gesù durante l'ultima cena, quando gli annuncia che lo rinnegherà. Ma gli dice: Simone, Simone, io ho pregato per te e una volta ravveduto tu conferma nella fede i tuoi fratelli. Eccola la missione che è affidata a Pietro e ai suoi successori. Riconoscere anche le loro fragilità e mantenere sempre uniti i fratelli nella sequela del Maestro. E qual è adesso il compito che è affidato a tutti coloro che sono sulla barca, non soltanto a Pietro? La barca è la Chiesa, povera, fragile, non può rimanere tranquilla sulla sponda del lago, deve allontanarsi dalla riva, dirigersi dove le acque sono profonde, insomma deve rischiare perché il mare può essere molto agitato, ci possono essere burrasche e ne ha passate tante la Chiesa di queste burrasche che si placano però sempre quando questa Chiesa si lascia guidare dal Maestro, dal suo Vangelo. E cosa devono fare adesso? Non Pietro, tutti coloro che sono su questa barca. Calare le reti per la cattura. Devono catturare dei pesci che sono nel profondo. Simone risponde: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma se me lo chiedi tu, getterò le reti. Qui non si tratta di pescare i pesci, è una parabola. Cosa ci intende dire? Beh, siamo in pieno giorno. I pesci di giorno stanno sul profondo e per un pescatore gettare le reti di giorno significa svolgere una fatica inutile e c'è anche un grosso rischio, quello di essere presi in giro dai colleghi quali seguono il buonsenso, la loro esperienza e vedono compiere un qualcosa di assurdo. Gesù sta dicendo: il compito che io affido alla comunità dei miei discepoli in certi momenti potrà essere una richiesta che sembra assurda, ma se vi fidate di me darà risultato. Pietro difatti esita perché rischia poi, se le cose vanno male, di essere messo in ridicolo dai suoi colleghi. La logica umana, infatti, in certi momenti suggerisce il contrario di quello che invece raccomanda il Vangelo. Ma Pietro dice: la logica umana mi direbbe il contrario,
ma se me lo chiedi tu, io mi fido, getto le reti. Questa decisione nella vita cristiana si presenta molto spesso, tutte le volte, che il buon senso ci suggerisce di non fare ciò che il Vangelo ci chiede. Se noi ci fidiamo del Vangelo, accadono prodigi. Per esempio, il Vangelo mi dice e mi chiede l'amore gratuito, ma in certi momenti io mi chiedo, ma serve a qualcosa? Non sarà meglio che io seguo il buon senso, che mi dice pensa piuttosto a te stesso, al tuo interesse, fai ciò che ti piace? Il buon senso mi direbbe questo, ma se me lo dici tu, mi fido di te e ci saranno risultati prodigiosi. Questo ci dice la parabola della pesca prodigiosa. Il perdono incondizionato. Il buon senso mi direbbe fagliela pagare così capisce. Ma il perdono incondizionato è faticoso per la mia natura. Se mi fido del maestro ci sarà un grande risultato. La logica umana mi dice di no, ma se me lo chiede lui io lo faccio. Questa è la fede. L'amore incondizionato per il coniuge andrà mantenuto anche quando richiede grande impegno, grandi rinunce? La logica umana forse mi suggerisce di lasciar perdere. La gente mi suggerisce qualcosa d'altro. Ma se questo amore incondizionato me lo chiedi tu, io mi fido. Potrei anche essere deriso, potrei essere ritenuto un perdente, un fallito, se potendo impiegare le mie capacità, la posizione che ho raggiunto, le conoscenze di cui dispongo, le impiego tutte per arricchire, per accumulare beni, per godermi la vita. La gente mi direbbe di farlo. Metto invece tutto me stesso a servizio del fratello, del bisognoso, per creare pace e amore. Questo me lo suggerisce lui. Di chi mi fido io? Della logica di questo mondo o di lui? La logica del mondo mi direbbe segui quello che io ti dico, ma se me lo chiedi tu io mi fido di te. Rinuncio a tutto ciò che mi dice il mondo e seguo te. È qui che si gioca la fede. Preferisco fidarmi della tua parola, perché tu solo hai parole di vita, le altre sono proposte che possono essere allettanti, ma non sono parole di vita. Ed ecco la parabola, e come si conclude: chi si fida della parola del maestro ha dei grandi risultati prodigiosi. E adesso la reazione di Pietro e la missione che Gesù affida a tutti i discepoli. Adesso finisce la parabola e arriva il messaggio diretto a tutta la comunità cristiana di oggi. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Allontanati da me perché sono un peccatore. Non è che Pietro sta confessando a Gesù di aver commesso peccati gravi nella sua vita passata. Non è questo il significato di ciò che lui ha detto. È il riconoscimento della propria indegnità che noi troviamo nella Bibbia sulla bocca di tutti coloro
che sono chiamati a svolgere una grande missione. Isaia, quando alla chiamata ad essere profeta, risponde dicendo: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. Come fanno queste mie povere labbra a parlare in nome di Dio? Geremia: ahimè, Signore Dio, io non so parlare perché sono giovane. Prenditi una persona anziana che è saggia. Mosè: mio Signore, io non sono un buon parlatore, come faccio ad andare dal faraone? Sono impacciato di bocca e di lingua. Anche Paolo riconosce la propria indegnità. Io sono il più piccolo fra tutti gli apostoli e non sono nemmeno degno di essere chiamato apostolo, perché io sono stato un persecutore. Io ho provato la morte di Stefano, sarà il grande cruccio che Paolo avrà per tutta la vita. Nella seconda lettera ai Corinzi dirà: noi portiamo un tesoro prezioso che è il Vangelo. Lo portiamo in vasi di Creta. La Creta era impura. Siamo noi. Abbiamo un grande tesoro da portare al mondo, ma lo portiamo nella nostra indegnità. È la presa di coscienza, quindi, della immensa distanza fra il Vangelo che dobbiamo annunciare al mondo e la nostra capacità a svolgere questa missione. E c'è lo stupore del risultato. Stupiti i discepoli perché hanno verificato qualcosa di meraviglioso, di inatteso. Se ci chiediamo, chi produce questo prodigio? Non è Gesù direttamente, ma è la fede dei discepoli. Il fatto che, fidandosi della parola di Gesù, verificano dei risultati straordinari. Noi continuiamo a pensare che la fede derivi dai prodigi. Quando si assiste a qualche miracolo, allora uno comincia a credere. No, è esattamente il contrario. I miracoli accadono quando ci si fida del Vangelo. Se non assistiamo a dei prodigi, la ragione è che noi ci fidiamo dei nostri ragionamenti umani, dettati dalla carne, dalle nostre pulsioni, dai nostri egoismi, e non ci fidiamo di ciò che ci chiede Lui. Noi vorremmo tirar fuori l'umanità da condizioni disumane in cui si trova e proviamo con le diplomazie, con le nostre astuzie, non otteniamo nessun risultato, perché tutte partono da interessi, da egoismi nazionali. Provassimo a fidarci del Vangelo, assisteremo a prodigi di salvezza, un mondo di fratelli, di pace, di amore, di condivisione di beni. Il compito che Gesù affida alla sua comunità, non di essere pescatori di uomini. Pescare in greco si dice alieuein, e qui non c'è questo verbo, c'è zoogrein, che significa portare alla vita. Ecco il compito che è affidato da Gesù alla comunità dei suoi discepoli: portare alla vita le persone, tirarle fuori dalle acque di morte. Il lago di Galilea, l'ho già detto, è bello, sereno, tranquillo, ma qui è preso come immagine dell'abisso profondo, caotico, simbolo delle forze del male che avviluppano, travolgono, trascinano verso il basso tenebroso della non vita. Sono acque di morte, la schiavitù del vizio, della corruzione morale, la schiavitù di chi vive per accumulare denaro. È un'acqua di morte, va tirato fuori. Sono acque di morte in cui è impossibile vivere. La condizione di chi è schiavo di rancori, di ricatti, di rimorsi, chi è incatinato ad un passato fallimentare dal quale non sa più venir fuori, va liberato.
fatto. Se pensiamo anche alla condizione dell'umanità, non la vediamo forse inghiottita da violenze, odi, guerre, egoismi. Va liberata. Ecco il compito della comunità cristiana. Qual è la rete con cui pescare? È una sola. La parola del Vangelo. È solo quando le persone vengono catturate da questa parola possono essere tirate fuori. Non è possibile venire fuori da queste condizioni seguendo i criteri umani. Non è possibile stabilire la pace nel mondo. Sono fallimentari tutti questi tentativi perché non derivano dall'amore ma dall'interesse, dall'egoismo. È il Vangelo che tira fuori gli uomini dalla tenebra, dal caos delle scelte morali, dalla mancanza di senso della vita e porta le persone alla luce. Che cosa accade adesso con i discepoli? Hanno tirato le barche a terra, hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Non hanno smesso di fare i pescatori. Hanno continuato a fare ciò che facevano prima, ma dopo aver incontrato Gesù, dopo aver incontrato il Vangelo, non sono più stati gli stessi. La professione è la stessa, ma è svolta in altro modo, con altri obiettivi, che non sono quello di sfruttare il fratello, ma è quello di servire il fratello. E allora, quando la professione è svolta ascoltando ciò che suggerisce lui, non ciò che suggerisce la logica del mondo, si assiste a prodigi. Se invece continuiamo a fare ciò che fanno tutti o ciò che facevamo prima, allora vuol dire che non abbiamo ancora incontrato il Vangelo di Cristo. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.